Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. È un modello in scala 1:8, l'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 77. Ricordo a tutte le persone che mi visualizzano che se hanno piacere di dare lettura oltre che guardare le immagini del fascicolo potranno farlo guardando il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie di cuore ragazzi. Ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali, ho detto la Z come gli americani, e di questo vi volevo ringraziare perché siete voi la parte integrante di questo canale. Alle persone non iscritte ricordo che l'iscrizione è del tutto gratuita. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. E devo dire che sono molto contento della vostra risposta perché già 3 persone mi hanno affidato i loro modelli. Grazie di cuore a tutti. In questo nuovo fascicolo troviamo l'altoparlante, che sarà quello che poi ci potrà permettere di sentire il suono dell'accensione del motore, e il clacson, le 2 staffe di supporto dell'altoparlante che sono in plastica e una serie di viti GM. Ne riceverete 3, sapete che una è sempre data in più, qui ne vedete già soltanto una perché, chi mi conosce lo sa, Michele è già andato a crearsi i filetti utilizzando un lubrificante. Lo dico, non so da quante volte ve lo ripeto. Non importa che lubrificante voi usiate, non serve che mi chiediate la marca e altro. Va bene anche l'olio, qualsiasi lubrificante abbiate voi a disposizione potrete usarlo per crearvi i filetti. Ricordo, e questo alle persone che soprattutto non mi visualizzano o mi vedono per la prima volta, anche perché se non mi visualizzano non possono saperlo, non usate mai il lubrificante se dovete andare ad avvitare le viti nella plastica. Ecco qua. Lavoreremo su questo pezzo. Come potete vedere, adesso ve le indico. Io ho già messo le 2 viti GM. Adesso cercherò di inquadrare come meglio riesco, un attimo che posiziono il cavalletto e vediamo cosa riesco a fare. Così. Adesso c'è poco da parlare, guardatevi. Adesso vi faccio vedere tutto, state tranquilli. Prendo questa. Pensate che io sto guardando attraverso il telefonino, è tutto molto difficoltoso. Ecco qui. Questa è la staffa lato finestrino e la vado a montare subito senza stringerla ovviamente. Se vi siete creati il filetto vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete il rumore del dentino
sarà l'indicazione che potrete avvitare correttamente perché la vite ha preso perfettamente il filetto. Avete sentito? Ecco qui. Controllate che sulla membrana non ci sia nulla, poi senza assolutamente mai toccarla tenete premuto qua i fili molto saldamente e addrizzate questo così, facendolo scorrere tra le dita. Ecco, poi guardate. Ecco qui. Stringiamo adesso piano piano. Grazie a questo altoparlante che è stato collocato proprio all'interno del vano motore, quando attiveremo la funzione accensione motore grazie all'inserimento della chiavetta nella sua sede dedicata, sembrerà proprio di sentire il motore acceso. Ecco qua. Il montaggio è terminato, avete visto? Molto semplice. Fate attenzione a non creare piegamenti a questi due fili. Evitate, perché lo stagno si spezza facilmente e poi se non siete in grado di ripetere la saldatura dovrete farvi sostituire un nuovo pezzo. Bene, abbiamo aggiunto un altro particolare a questa meravigliosa riproduzione. Qua potete vedere quello che è stato montato fino al numero 77, c'è veramente tanto. Meraviglia di particolari, bellissima questa 2 cavalli Charleston. Qua invece vi ricordate nel numero 76 si era scollata quella parte sopra l'interruttore dei fanali anteriori che io ho incollato. Mi sono incollato anche il volante al piantone, adesso è perfetto, non c'è gioco. Non incollatelo voi il volante ancora, perché ecco, io sono in grado di scollarlo, ma se ci fosse necessità di doverlo poi staccare, perché dalle informazioni non ci viene detto di incollarlo, ma io ho preferito farlo perché devo dire che sono soddisfatto, non c'è alcun gioco e si muove perfettamente bene. Avete visto? Questo funziona. Non so se si sente il click. Ecco, loro, come vi ho già detto, nell'uscita numero 76 ci dicono che basta la rotazione della leva per poter inserire, o meglio, per poter riprodurre l'accensione dei fari anteriori e posteriori delle posizioni, ma non credo assolutamente. Bisogna, a mio parere, agire a compressione, quindi come vi ho fatto vedere. Bene.
un'altra vista del motore e dell'interno abitacolo, bellissimo. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, grazie a tutti per il risultato che siamo riusciti ad ottenere, perché, ripeto, senza di voi io non ho ragione di esistere in questo canale. Grazie a tutti. Al prossimo video vado a preparare subito l'uscita numero 78, poi seguirà la 79 e la numero 80. Ciao!